Avete mai sentito parlare del drone militare segreto? Beh, eccolo qui. Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele e oggi siamo in compagnia del nuovo Ishin E110. Si tratta di una riproduzione del famoso drone militare Black Hornet. Ovviamente questo è poco più di un giocattolo, è un elicottero con cam HD e poco altro, ma dato il suo prezzo, lui costa all'incirca 70 euro, come potete vedere dalla scheda qui di fianco a me. Beh, può essere un'idea regalo divertente e simpatica per variare dal solito drone. Comunque, dato il grande interesse che ha suscitato questo elicotterino nel mio gruppo Facebook, ho deciso di portarvelo qui sul canale. Se volete acquistarlo trovate il link ed eventuali coupon qui sotto in descrizione video e nel mio canale Telegram ufficiale TechBase Deals, in cui invito ad entrare numerosi. Vi aspetto. Ishin E110, una fedele riproduzione del Black Hornet, un mini drone che fino a qualche anno fa era in forze agli eserciti principali della NATO. Troviamo come caratteristiche tecniche 15 minuti di autonomia e altitude hold, ovvero lui è in grado di mantenere autonomamente l'altezza. E a parte questo non è che troviamo poi chissà cosa, una piccola cam HD, 3 velocità e l'auto take off. Quindi ragazzi andiamo ad aprire insieme la confezione e vediamo cosa ci arriva a casa. Eccolo qui, abbiamo innanzitutto un manuale di istruzioni con vari consigli per utilizzare il radiocomando e calibrare la bussola. Questo invece è il foglietto che vi servirà per scaricare l'applicazione per manovrare la cam HD, quindi scattare foto e registrare video. Utilizzate il primo QR code, quello con scritto Google, mi raccomando, gli altri sono reindirizzano a un sito cinese un po' difficile da capire. Poi, andando ad aprire la confezione, troviamo il contenuto vero e proprio. Inizierei dalla batteria di riserva, in quanto troviamo due batterie e una 3.7 volt da 580 mAh. Essendo questo un elicottero con un solo motore, una sola elica, questa batteria garantisce fino a 11, 12, massimo 13 minuti di autonomia in volo. Invece il drone, l'Ishin E110, è questo ed è costruito anche molto bene. Come vedete abbiamo una cam frontale inclinabile manualmente di alcuni gradi, abbiamo dei LED nella parte frontale, andiamo ad accenderlo così ve li mostro più da vicino. Eccoli qui, il grosso motore centrale con la sua elica. Nella parte inferiore invece abbiamo il cavo dell'antenna che viene fuori dal drone e anche la coda che termina con questa elica. La coda è anche dotata di un piccolo LED di segnalazione di posizione, rossa in coda nella parte posteriore, blu nella parte anteriore. È davvero molto leggero, siamo sotto i 100 grammi, ma essendo questo elicottero / drone dotato di una cam HD, beh, non è considerabile giocattolo e credo che anche sulla confezione sia indicato dai 14 anni in su, quindi questo non è un giocattolo. La batteria è dotata di 4 LED di segnalazione per la carica residua. Andiamo a spegnerla così vi mostro come fare per estrarla. È davvero semplice, vi basterà tirarla in questo modo e la batteria verrà via. Per inserirla, al contrario, andiamo a spingerla. Per quanto riguarda invece il radiocomando è molto semplice anch'esso. Vi faccio notare che entrambi gli stick, di buona qualità devo dire, hanno il ritorno in posizione, hanno la molla per dirlo più semplicemente. Questo perché l'Ishin E110 mantiene l'altezza autonomamente, per la posizione invece dovremo agire manualmente sui comandi, non c'è nessun GPS integrato. Abbiamo il tasto di accensione del radiocomando, vari trim per regolare la deriva del drone, sono queste piccole levette di fianco agli stick. Abbiamo questo comando che serve per impostare una delle 3 velocità del drone e questo comando che serve per
l'atterraggio e il decollo automatico. A parte questo non troviamo nient'altro, nessun tasto per inclinare il gimbal, ritorno a casa automatico o altro. È un elicotterino con una cam HD. La sua applicazione invece è questa, si chiama Sentry. Diamo tutti i permessi di accesso e accediamo alle impostazioni. Vediamo cosa possiamo regolare. Possiamo scegliere Mode 2 o Mode 1 e questo non è male. La configurazione degli stick di controllo, effettuare un aggiornamento del firmware e impostare la lingua. Ovviamente lasciate inglese e accediamo alla telecamerina del drone. Allora, la qualità è quella che è, ragazzi, lo vedete anche voi. È una cam HD sulla carta, va bene per svolazzare in giro, però ovviamente non è un drone fotografico, è un drone pensato per divertirsi e svagarsi un po'. Comunque fa il suo. Diciamo che avrei gradito un attacco sul radiocomando, un gancio per inserire lo smartphone, cosa che purtroppo non è presente, o almeno io non ho trovato. Dall'applicazione possiamo scattare foto, registrare dei piccoli video, accedere alla cartella dei video, zoomare leggermente e attivare anche alcune caratteristiche come l'headless mode e gli stick virtuali per controllare questo piccolo drone direttamente tramite l'applicazione. Se avete un visore da collegare allo smartphone potete sdoppiare l'inquadratura e quindi utilizzare il vostro visore. E ora proviamo anche ad armare i motori e decollare. Vediamo come vola questo piccolo Ishin E110 auto take off. Il drone è davvero molto stabile, è divertente da pilotare. Guardate come è reattivo ai comandi di volo. Possiamo spostarlo a destra, a sinistra, avanti, dietro, come un normale elicottero o drone, e farlo anche ruotare su se stesso. Se lascio lo stick di sinistra, lui mantiene l'altezza autonomamente. Guardate. E non va nemmeno troppo alla deriva, considerando che ci sono molti ostacoli attorno a lui e l'aria potrebbe muoverlo un po'. Dai, niente male, molto carino. Cerco di spostarlo un po' vicino alla telecamera, così lo vedete più da vicino. Questo, ragazzi, è il drone militare segreto che le multinazionali ci tengono nascosto. Proviamo a farlo atterrare. E ragazzi, è atterrato senza ribaltarsi e questo è un grande risultato. Bene ragazzi, cos'altro aggiungere? Questo Ishin E110 è un elicottero / drone militare segreto divertente per quello che costa, 70 euro o poco meno. Secondo me può essere uno svago simpatico nel tempo libero tra un drone e l'altro, tra un aereo e l'altro. Lo consiglio? Beh, se volete divertirvi un po', lui vola bene, ha un buon controllo di altezza, la cam è quella che è, lo avete visto, e non c'è molto altro. È particolare il design che ricorda i veri droni militari segreti. Cos'altro posso aggiungere, amici, se non che trovate i link e coupon per acquistare questo drone qui sotto in descrizione video. Coupon sempre aggiornati nel mio canale ufficiale Telegram TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto insieme al mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Entrate numerosi, vi aspetto. Se avete dubbi o domande su questo drone o volete parlarne con me, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Vi aspetto, un bel like per supportarmi, una condivisione, iscrivetevi al canale e noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!